Cari amici di Pronto e Servito, bentornati, io sono Angelo e oggi prepareremo un'altra ricetta tipica siciliana, ovvero la caponata di melenzane, e la faremo alla palermitana. La preparazione di questa ricetta non è difficile, ma è laboriosa, quindi vi consiglio di rispettare e osservare bene i vari passaggi. Quindi allacciate i grembiuli che iniziamo! Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso schiacciando il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso iniziamo! Per iniziare ci occorreranno 3 melenzane. Useremo quelle nere, che andremo a tagliare a cubetti piuttosto grossi. Una volta tagliate tutte, le trasferiamo all'interno di uno scolapasta. Le saliamo leggermente e le lasciamo purgare per almeno 40 minuti. Ora in una padella inseriamo un po' d'acqua insieme a 2 cipolle bianche che abbiamo tagliato finemente e le lasciamo stufare per qualche minuto. Nel frattempo in un'altra padella mettiamo un po' di olio extravergine di oliva e facciamo soffriggere nella stessa padella e con lo stesso olio prima 3 coste di sedano, poi 200 g di olive verdi, e infine 40 g di capperi. Basteranno pochi minuti. Ora che il sedano, le olive e i capperi sono stati soffritti, li mettiamo da parte, ci serviranno dopo. Nel frattempo le melenzane avranno buttato l'acqua di vegetazione e quindi sono pronte adesso per essere fritte. In un tegamino aggiungiamo abbondante olio di semi e le friggiamo fino a doratura e le trasferiamo poi in un contenitore con della carta assorbente. Dopo aver fritto tutte le melenzane ritorniamo di nuovo alla padella con le cipolle, che nel frattempo l'acqua si sarà asciugata. Aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva e lasciamo soffriggere per circa 2 minuti. Poi aggiungiamo 300 g di passata di pomodoro, insieme a un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Mescoliamo il tutto e aggiungiamo un pizzico di sale. E adesso lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Trascorsi 10 minuti possiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti. Inseriamo il sedano, i capperi, le olive e infine le melanzane. E diamo una bella mescolata. Lasciamo cuocere qualche minuto a fiamma media. Nel frattempo in 50 g di aceto di vino bianco sciogliamo un cucchiaio di zucchero. Quando lo zucchero si sarà sciolto nell'aceto possiamo inserirlo all'interno della caponata. Mescoliamo il tutto e lasciamo cuocere ancora per altri 10 minuti, dopodiché la nostra caponata sarà pronta. Quando la caponata si sarà completamente raffreddata la possiamo trasferire in un barattolo come questo e conservarla in frigo. Si manterrà buona e fresca per diverse settimane. E adesso la nostra caponata di melenzane alla palermitana è pronta per essere gustata. Pronto? È servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.